Gnocchi di zucca, semplicissimi, solo zucca e farina. Iniziamo. Tagliamo la zucca, ne preleviamo un pezzo di circa 1,5 kg da cruda, togliamo i semi, la puliamo bene e la dividiamo in tante parti. Più piccole fate le parti e più la cottura sarà veloce. La dispongo su una teglia da forno, sale, olio, e andiamo in forno per 35-40 minuti circa o finché diventa morbida così come la vedete. Si spellerà facilmente così dalla buccia, la possiamo tirare senza grandi sprechi e in più la polpa sarà ben asciutta. La schiacciamo con uno schiacciapatate, con una forchetta, è uguale, tanto è talmente morbida che si schiaccia facilmente. Fatelo quando è calda, è molto più semplice. (320 g di farina 00 più quella per la lavorazione), 500 g di polpa di zucca, pesata cotta, un uovo, e lavoriamo così semplicemente con un mestolo, una forchetta, una paletta. Abbondante farina sul piano perché il composto è molto morbido ancora, e lavoriamo fino a farlo diventare un panetto lavorabile con le mani. Quindi farina, se occorre, aggiungetene tranquillamente. Deve risultare abbastanza corposo e non appiccicoso. Formiamo i classici bigoli che si fanno per gli gnocchi classici di patate, uguale, stessa procedura. Tempo fa li feci anche con l'impasto di zucca e ricotta e farina, quindi se siete interessati a quello vi lascio il link adesso in alto dove appare la freccia, oppure nel primo commento e nella descrizione. Troverai come sempre tutto il riepilogo. Tagliamo a tocchetti, non troppo grossi e nemmeno troppo piccoli, e sono pronti. Oggi li lascio lisci così, ma volendo si possono anche rigare. A me piace disporli come soldatini, tutti in fila, ma è una questione mia questa, un po' fissata su questo. E li faccio tutti, o quasi. Vi lascio una piccola parte, vi faccio vedere come, in alternativa come farli, molto più semplice. Questi sono pronti. più semplicemente puoi fare con la forbice, Sempre aiutandoci con la farina naturalmente, e tagliarli così, piccoli gnocchi, più lunghi così vengono, però sono buoni lo stesso, vedi? e si fa molto molto prima. O così
o così. Andiamo in cottura. Acqua a bollore, mettiamo il sale, e caliamo gli gnocchi, che è sempre un po' antipatico, che schizza dappertutto. Come vedrai, nell'acqua diventeranno belli compatti, più consistenti, grazie all'uovo che abbiamo utilizzato nell'impasto. Appena salgono a galla, calcoliamo 4-5 minuti e poi li scoliamo. Intanto mettiamo su una padella una noce di burro, e aggiungiamo la salvia fresca. Facciamo leggermente rosolare e aggiungo anche un po' di olio extravergine, giusto un po'. Così lasciamo giusto sfrigolare un po'. Intanto gli gnocchi sono pronti e li scolo direttamente nella padella. Saltiamo in modo che si impregnino bene di burro, e già così sono buoni, ma io aggiungo le noci che stanno benissimo con la zucca, poi danno quel croccantino che manca. Le aggiungo e faccio saltare nuovamente. Due manciate di parmigiano grattugiato, 2 cucchiai circa, e spengo. Un'ulteriore girata e sono pronti. Bello il colore, buono il profumo e in piatto. Non vedo l'ora di mangiare, ho anche una certa fametta. Ancora un po' di formaggio sopra, pepe nero per dare un pizzico di piccantino, e sono pronti da gustare. E io che faccio? Assaggio. Come sempre. Devono piacere prima a me i piatti e poi li propongo, ma so già che mi piacciono. Infatti, buonissimi, veramente buoni. Grazie per la visione come sempre, e se ancora non l'hai fatto iscriviti al canale, è gratis. Ciao ciao, alla prossima, un bacio.